Bentornati sul canale. In questo tutorial modelleremo un semplice anello con sezione attorcigliata che simula una corda. Mettiamoci sulla vista dall'alto, assicuriamoci che lo snap alla griglia, orto e registra storia siano attivi. In particolare registra storia deve essere registra sempre storia e poi ancora con il tasto destro aggiorna figli con il tasto sinistro. Prendiamo il comando cerchio, posizioniamoci all'origine degli assi, quindi in 0 o 0,0 è la stessa. Usiamo come diametro 18, che è una misura standard per anelli medi da donna. Questo sarà all'interno del nostro cerchio. Dopodiché andiamo a misurare la lunghezza di questo cerchio, cioè la circonferenza. Andiamo poi a prendere il comando linea, posizioniamoci su una linea maggiore e sull'asse X per disegnare in maniera ordinata e diamo il primo punto. Dopodiché copiamo la lunghezza del cerchio e incolliamo direttamente nella lunghezza della linea. Dopodiché clicchiamo sulla verticale e otteniamo una linea che è lunga come il cerchio. Andiamo a controllare lunghezza di questa linea, lunghezza di questo cerchio. A questo punto possiamo ricavare molto rapidamente un cilindro da questa linea. Seleziono la linea, prendo il comando forma tubolare con estremità piatte e scelgo come diametro di partenza 2 e di arrivo 2. Confermo, attivo la vista ombreggiata e ho ottenuto un cilindro di diametro 2 mm. A questo punto posso spostare, se vado nella vista frontale, posso spostare il mio oggetto direttamente a fianco alla linea. Attenzione, perché gli snap possono creare un effetto che non è quello desiderato, come vedete in questo caso. Quindi è più consigliabile utilizzare direttamente il gumball. Meno 1 sposta l'oggetto esattamente a fianco alla linea. A questo punto andrò a spostare anche verso il basso il mio cerchio della stessa misura di meno 1. Ok? Dopodiché andrò a fare una copia speculare di questo oggetto sulla verticale rispetto al punto e una copia orizzontale, una copia verticale sull'asse orizzontale. In questo modo, come si vede, ho disegnato 4 cilindri uguali, equidistanti dalla linea. Avendo attivo registra storia, questa è l'entità padre e questi sono i figli. Cosa significa? Che se io sposto l'oggetto padre, anche gli altri si spostano della stessa misura. In questo caso voglio creare un'intersezione tra gli oggetti, quindi andrò a muoverli verso l'interno, per esempio di 0,3, ovviamente anche in alto, e ho ottenuto un effetto che potrebbe essere quello giusto, ma non sono soddisfatto perché è troppo, quindi annullo e farò un effetto di 0,2, proviamo con 0,2, idem in altezza, e ora l'effetto che ho ottenuto mi piace di più. Ok? A questo punto devo andare a torcigliare il mio oggetto.
Quindi andrò a selezionare i miei cilindri, prenderò il comando twist, comando torci, l'asse di piega, di rotazione, è determinante e va cliccato in maniera esatta. L'asse inizia con lo snap end, inizia qui e finisce qui. È fondamentale cliccare nel punto esatto, altrimenti la rotazione viene sbagliata. Dopodiché darò come primo punto di riferimento un qualunque punto sull'asse orizzontale, poi farò 90, 180, 270, 360 gradi di rotazione. Se vedete, il risultato è molto buono. Torno indietro per mostrarvi alcuni parametri che sono fondamentali. Primo, ripeto, è fondamentale cliccare l'asse di piega in maniera molto precisa, quindi deve essere questa estremità e questa estremità. Poi è necessario che il parametro infinito sia sì, altrimenti la torsione verrà fatta in maniera parziale. Poi primo riferimento orizzontale e poi a seconda di quanti giri vogliamo fare, io voglio fare un giro completo, quindi farò 90, 180, 270, 360 gradi. E in questo modo ottengo l'oggetto che volevo. A questo punto è utile selezionare i 4 cilindri e raggrupparli con CTRL G. Raggruppare vuol dire che è sufficiente cliccare uno dei cilindri per selezionarli tutti. A questo punto arriviamo alla fase di piegatura sul cerchio. Quindi seleziono questo oggetto, vado a prendere il comando scorri lungo curva, flow along curve, lo seleziono e userò come curva base la linea e come curva target, come curva di destinazione, il cerchio. Se avete cliccato in maniera corretta sia l'asse di piegatura per il torci, sia la curva di partenza, la curva di fine per lo scorri lungo curva, l'inizio e la fine della sezione dell'anello combaciano perfettamente. Ok? Vorrei mostrarvi alcuni dettagli. Prima di tutto, nascondo temporaneamente l'oggetto di origine e mantengo soltanto la linea. Se sposto la linea, per esempio di -1 a sinistra, vedete che l'oggetto, torno indietro, l'oggetto si è stretto verso il centro. Se per esempio lo sposto di +1, vedrete che l'oggetto si allarga. Ok? Quindi è bene ricordare che essendo attiva la storia già da prima del comando, quindi è stata applicata anche a questo comando, la posizione della linea rispetto all'oggetto determina la sua posizione rispetto al cerchio. Con questo si conclude la modellazione di questo semplice oggetto. A questo punto possiamo introdurre una eventuale variante, ovvero se volessi avere un effetto piatto all'interno. Consideriamo che
In presenza di geometrie che hanno sezione circolare, quindi il cerchio, molto probabilmente Rhino avrà problemi a fare le intersezioni e quindi anche le booleane. Ci sono diversi modi per risolvere questo problema. Vediamone uno. Questo è il profilo che voglio ottenere. Ok? Io voglio l'interno esattamente uguale a questo diametro. Quindi sarà necessario allargare ulteriormente il mio anello. Ecco, ora comincia a essere piuttosto vicino all'effetto finale, quindi andrò ad allargarlo un altro po'. Ok, stabiliamo che questo è l'effetto che voglio ottenere. A questo punto andrò a fare un offset di questo oggetto. Posso usare l'opzione attraverso punto e farò un offset tale da entrare dentro l'oggetto. Ok, nascondo nuovamente questa curva perché non mi serve, seleziono tutte le curve presenti che sono queste e vado a crearmi un solido. A questo punto posso andare a migliorare il bordo di questa superficie, quindi per esempio posso applicare un fillet, per esempio 0.3. Posso dare un ultimo aggiustamento anche in questa vista. Attenzione, in questo caso conviene togliere tutti gli snap, o meglio lo snap alla griglia e le snap ad oggetti. Posso andare ad ingrandire per esempio la sezione frontale e laterale dell'oggetto e a questo punto ho ottenuto un oggetto ben rifinito. Se voglio, come ultima operazione, vedere un rendering, una simulazione di materiale, andrò ad aggiungere un nuovo materiale di tipo metallo, seleziono tutti gli oggetti, vado ad assegnarlo agli oggetti, userò il colore oro, per esempio, prima di farlo attivo la vista renderizzata, vado a scegliere per esempio il colore, il colore oro e ho ottenuto il mio oggetto. Se non sono convinto per esempio dello spessore dell'oggetto centrale, posso tranquillamente andare a diminuire l'altezza attraverso la maniglia o aumentarla. Con questo è tutto. Spero che questo tutorial vi sia utile. Non esitate a contattarmi se avete dei dubbi e a presto.